Dumfries e calciomercato Inter. È letteralmente esplosa una discussione proprio in queste ore nel gruppo Telegram di Passione Inter e nel club di Passione Inter. Tra l'altro, se ancora non siete nel nostro club, vi lascio il link in descrizione per entrare a far parte della nostra community e vi aspetto. Che cosa sta succedendo proprio in queste ore? Allora, come vi abbiamo raccontato già una decina di giorni fa, in realtà con un altro approfondimento che trovate sempre sui nostri canali, Dumfries è in questo momento al centro di numerose voci di mercato, soprattutto dopo questo mondiale che comunque lo ha messo in vetrina, e potrebbe essere lui appunto il sacrificato con cui l'Inter vorrebbe sistemare i conti e reinvestire in parte per puntellare la rosa anche in altri reparti. Si è acceso allora un grosso dibattito, come dicevo, perché alcuni tifosi sembra che non vedano l'ora davvero di vendere Dumfries anche al primo che passa, altri invece terrebbero Dumfries ad ogni costo e attaccano la società perché non abbiamo una lira, siamo degli straccioni, dobbiamo vendere, vabbè, i soliti discorsi che ormai conosciamo e conoscete abbastanza bene. Comunque vada, mi sembra già abbastanza chiaro che alla fine una fetta di interisti si arrabbierà per qualcosa, come accade di fatto ogni volta. Però voglio portarvi una mia riflessione che parte da una premessa su questo tema. Alla giusta cifra per me Dumfries va ceduto, ma questo è un discorso che secondo me vale per praticamente quasi tutta la rosa dell'Inter, ma quasi tutto il calcio in generale. Attenzione però, perché in questo caso la giusta cifra può essere molto più alta di quella che molti pensano, e voglio portarvi quindi dei dati oggettivi per ragionarci sopra insieme. Poi sarete liberi ovviamente di non essere d'accordo con me, ma parliamone, vi aspetto nei commenti. Amiche e amici passioni interisti, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi, in cui con il titolo ho voluto volutamente, ecco, lanciare una sorta di provocazione. Ma perché? Perché voglio sentire che cosa ne pensa la community di questo tema, che cosa ne pensa la community di Denzel Dumfries, e infatti questo contenuto nasce proprio da uno spunto che arriva dalla nostra community, da dei sondaggi che abbiamo lanciato anche sui nostri canali in queste ore, è una community che cerchiamo di ascoltare il più possibile. Quindi vi ricordo di lasciare un bel mi piace al nostro episodio di oggi, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi subito al canale, e se volete condividete questo episodio con chi, quell'amico o quell'amica che dice che Dumfries vale poco, perché in realtà secondo me non è così. Della notizia ho già detto in apertura, c'è anche un altro episodio, come dicevo, molto approfondito che trovate nei link in descrizione, quindi non ci torno, vado dritto alla mia opinione, quindi ai dati a supporto di questo ragionamento che voglio fare con voi oggi. Per me è fuori da ogni dubbio che Dumfries all'Inter abbia fatto un altro passo avanti a livello di crescita personale, tecnica e non solo, e nonostante qualche lacuna, io continuo a ribadire che secondo me è un giocatore ancora oggi piuttosto sottovalutato, almeno dai tifosi interisti, devo dire. Mentre a livello internazionale devo dire che già attorno al nome di Dumfries c'è un altro tipo di attenzione. Difensivamente e a livello tattico è diventato secondo me un giocatore più disciplinato, più ordinato, tanto che secondo me ormai rappresenta anche una buona garanzia lì, su quella corsia in fase difensiva soprattutto. In attacco abbiamo visto, soprattutto nella prima parte di questa stagione, che ha dei limiti abbastanza evidenti con il gioco con i piedi, nella costruzione del gioco, problemi che però secondo me con il recupero di Brozovic e soprattutto con quello di Lukaku potrebbero anche essere risolti o comunque attenuati. Lukaku per me è un giocatore che dialoga molto bene soprattutto con l'esterno, e anche l'esterno ne può risentire positivamente del lavoro che fa Lukaku. Hakimi per me ne è un esempio. Io credo che Hakimi sia cresciuto molto grazie anche al lavoro di Lukaku, a questa combinazione che funzionava bene. La stessa cosa per me può avvenire anche con Dumfries, sperando appunto che Lukaku possa tornare ad essere decisivo come lo è stato insieme ad Hakimi appunto. Poi è chiaro che per quello che abbiamo visto fino ad ora l'olandese, almeno ad oggi, non è il calciatore che ti crea la superiorità numerica dal nulla. Però è sotto gli occhi di tutti, almeno per me, che dal punto di vista offensivo, dal punto di vista del supporto agli attaccanti, è un giocatore molto costante in questo. I numeri infatti sono veramente molto buoni, sia in termini di gol che di assist, ma ve ne voglio citare alcuni senza soffermarmi su questi gol e assist che sono i più importanti, ma anche quelli più visibili. Voglio andare un po' dietro le quinte dei numeri di Dumfries. Mi sono appuntato alcune statistiche degli ultimi 365 giorni, quindi dell'ultimo anno solare. Se prendiamo a riferimento i 5 campionati migliori europei e selezioniamo 100 esterni dei 5 campionati migliori europei, ecco, Dumfries è tra i 3 migliori esterni su 100 per duelli aerei vinti.
è nell'1% migliore per non penalty expected goals, quindi il 99% degli esterni nei top 5 campionati europei hanno, diciamo, ha meno aspettative di gol rispetto a Dumfries, che quindi è più pericoloso offensivamente, tant'è che se sommiamo expected goals ed expected assist, cioè quanti gol e assist ci si aspetta da Dumfries per quello che riesce a creare, anche qui il 99% degli esterni fa peggio di lui, così come anche per numero di palloni toccati in area di rigore avversaria. Quindi i numeri offensivi sono fuori da ogni discussione. È vero, dall'altro lato, che per numero di dribbling completati è abbastanza sotto la media. Un po' per me vale anche per come viene impiegato. Molto spesso gioca schiacciato sugli attaccanti, è difficile che possa dribblare. Comunque, nei dribbling è nei primi 59 su 100, non è tra i primi 3 né tra i primi 2 come per quello che dicevamo prima, però ecco, sappiamo che non è la sua caratteristica principale. Avesse tutto sarebbe stato il nuovo Maicon o anche di più. Ehm, Mi viene da dire però anche, e qui spezzo una lancia in favore di Dumfries, che forse anche il calcio in generale va più nella direzione di Dumfries piuttosto che nella direzione dei dribbling, cosa che a me non fa impazzire, però mi sembra un po' questa la tendenza. Non so cosa ne pensate voi, eventualmente scrivetemelo nei commenti. Poi, come ricordava il nostro Simone Frizza, tra l'altro, una considerazione molto interessante. A dicembre 2021, quindi un anno fa, pochi mesi dopo l'arrivo di Dumfries all'Inter, una piattaforma di statistiche molto importante, molto affidabile, StatsBomb, elaborò un dato molto interessante, dal quale risultava essere Dumfries il giocatore più intelligente della Serie A. Così era stato sintetizzato questo dato. Un dato che misurava la quantità di giocate di ciascun giocatore che in qualche modo poi avevano portato, diciamo, la propria squadra a segnare un gol. In questo dato risultava proprio Dumfries il giocatore che più spesso degli altri giocatori in Serie A al termine del girone d'andata aveva partecipato in maniera intelligente, diciamo, allo sviluppo della manovra che aveva portato ad un gol. Dopo la prima metà di stagione era in vetta alla classifica, poi si è confermato molto in alto. Questo secondo me è un dato molto interessante, soprattutto se andiamo a vedere questa classifica intera, dove c'era una tendenza molto particolare che vedeva nelle zone alte tantissimi giocatori esterni che giocavano nel ruolo di Dumfries o sulla corsia di sinistra. Una tendenza che per me si aggiunge ad un'altra serie di studi molto approfonditi che abbiamo letto, ne abbiamo parlato anche nel club e non solo, che dimostrano come il gioco con il playmaker davanti alla difesa statisticamente è diventato oggi più prevedibile, quindi meno efficace. Dunque, a meno che non si abbiano dei veri e propri fenomeni clamorosi lì davanti alla difesa in cabina di regia, ecco, nel calcio di oggi è sempre più importante e decisiva la creazione del gioco, quindi spostare il gioco sugli esterni. Facendo così, nel calcio di oggi, statisticamente, numericamente, dati alla mano, le probabilità di segnare gol oggi aumentano. Non è automatico, ma i dati ci dicono che la probabilità aumenta. L'Inter stessa ha ancora una forte dipendenza dal playmaker davanti alla difesa, con Brozovic o Çalhanoğlu quando manca il croato, però abbiamo visto molto l'impiego dei braccetti cresciuto in questo senso e anche dei quinti di centrocampo sta diventando un fattore sempre più determinante. Quindi, alla luce di queste considerazioni, ecco, avere a disposizione un esterno con valori difensivi buoni e che in zona gol comunque si fa sentire pesantemente non è una cosa da tutti e non va sottovalutato. Allo stesso tempo mi sembra molto evidente che l'Inter ormai veda gli esterni come ottime possibilità di fare player trading, uno strumento ormai necessario, lo ha ribadito anche Beppe Marotta, uno strumento con cui secondo me anche i tifosi stessi ormai devono fare i conti per forza. Io parto sempre da una frase del direttore sportivo Monchi che al Siviglia ha fatto ottime cose portando avanti questo concetto, dicendo il fatturato del Siviglia non può competere con le altre potenze europee e senza quel fatturato non puoi permetterti di tenere i migliori giocatori. Quindi grazie al player trading il Siviglia può permettersi di competere con squadre che incassano molto di più e comunque il Siviglia intraprendendo questa strada ha vinto tantissimo. Ecco, per l'Inter il discorso secondo me è molto simile, bisogna ottimizzare i costi, aumentare i ricavi, ma abituarsi anche al player trading perché con squadre che fatturano il doppio, in alcuni casi non competi mai, altrimenti. L'importante è sempre come sostituisci, non chi e come vendi. Questo mi sembra scontato e dobbiamo farci l'abitudine perché il calcio è questo. Detto questo, l'Inter sugli esterni mi sembra
che stia cambiando spesso interpreti e secondo me, nonostante l'importanza del ruolo, è una zona dove statisticamente è un po' più facile cambiare senza troppi scossoni. Non è un caso se a destra comunque negli ultimi anni, visto che oggi stiamo parlando della corsia di destra di Dumfries, l'Inter abbia spesso cambiato giocatori da Candreva, Cancelo, di nuovo Candreva con Conte nel suo primo anno, poi Hakimi e adesso Dumfries, e bene o male, ecco, tutti questi hanno sempre avuto un buon rendimento, diversi giocatori sono stati lanciati e valorizzati dall'Inter proprio in quel ruolo. Quindi è una zona dove si accetta un rischio e si riesce a sostituire senza troppi scossoni, secondo me. A questo punto, però, qual è il vero valore di mercato di Dumfries? E arriviamo alla provocazione che ho lanciato nel titolo, perché secondo me Dumfries può valere molto di più di quello che pensano molti. Ho lanciato un sondaggio sul canale Telegram di Passione Inter e anche sul nostro canale YouTube nella tab Community. La gran parte di voi dice che venderebbe Dumfries a partire dai 40 milioni di euro in su. Questo è quello che dice la maggioranza di chi ha partecipato al nostro sondaggio. Ho fatto quindi una ricerca, a me piace molto andare a spulciare i dati, andare in profondità e ho visto che negli ultimi anni, escluso Hakimi, che è stato il terzino più costoso di sempre, e tra poco ne parliamo, ho visto che mediamente gli esterni destri hanno cambiato squadra per cifre attorno ai 20-25 milioni. Giocatori come Neco Williams, Molina, Emerson Royal, oppure Spence che il Tottenham ha preso dal Middlesbrough per circa 16 milioni in questa prima parte di stagione, ha fatto 3 partite o poco più, non sta mai giocando comunque. Tutti i nomi, questi che ho menzionato e altri che adesso non menziono in questo caso, non erano dei top assoluti o comunque quando si sono spostati da un club di una fascia non elevatissima ad una fascia più alta, oppure ad esempio come nel caso di Emerson Royal, un giocatore sul quale il Barcellona non puntava e puntavano anzi a monetizzare dalla sua cessione e lo hanno venduto, ma non erano dei top già fatti e formati e non sono passati da un top ad un top club. Questo è un po' il senso. Dumfries all'Inter è costato 14,2 milioni di euro, dato che ho preso dal bilancio ufficiale dell'Inter, ma rispetto agli altri nomi e ai trasferimenti che ho citato attorno a questa fascia di prezzo, secondo me Dumfries ha già compiuto un salto in avanti. Si trova già in un club che per il secondo anno di fila è tra le prime 16 d'Europa e il prossimo trasferimento, se si farà, inevitabilmente sarà in un club di livello più alto. Quindi la scala di valore già sale considerevolmente. Aggiungo a tal proposito un altro fattore, secondo me. Sempre nel 2021, vari portali, tra cui ESPN, avevano stilato una classifica dei migliori esterni destri, o comunque di tutti i ruoli, in questo caso gli esterni destri, in giro per il mondo, e in questa top 10 Dumfries si qualificò all'8° posto, come l'8° migliore esterno al mondo in quel momento lì, sempre sul finire del 2021, quindi poco dopo essere arrivato all'Inter. Per curiosità ho ripreso oggi proprio quella top 10 per rivedere un po' i vari nomi e se escludiamo Jesus Navas, che poi quest'anno ha compiuto 37 anni, quindi non è più giovanissimo e un po' di rendimento è sceso, gli altri giocatori presenti in questa classifica hanno cambiato squadra a delle cifre medie molto superiori ai 40 milioni di euro, tutti quelli che fanno parte di questa top 10. L'unica eccezione è un po' Trippier, che però l'Atletico Madrid non era più centrale, si è spostato al Newcastle per circa 15-16 milioni di euro, se non vado errato. Gli altri invece sono Hakimi 68 milioni, poi c'erano Kyle Walker 55, credo qualcosa del genere, Joao Cancelo valutato attorno ai 65, poi sappiamo che di mezzo c'era anche l'affare Danilo incrociato con la Juventus, eccetera, eccetera, ma comunque la valutazione era quella lì, così come Alexander Arnold e Reece James, che non hanno cambiato squadra, sono cresciuti nei settori giovanili di Liverpool e Chelsea, ma comunque oggi hanno una valutazione da 70 milioni di euro, dato Transfer Market. Comunque in questa categoria, quindi dei migliori in assoluto, chi cambia squadra è abbondantemente sopra i 40 milioni di euro come soglia di trasferimento e mi sto tenendo basso, ecco. Aggiungiamoci poi che diversi dei nomi in questa top 10 hanno anche più di 30 anni, mentre Dumfries è del 96, quindi in una fascia media di età e ancora potenzialmente non al picco della sua carriera. Quindi, alla luce di tutti questi ragionamenti,
quella valutazione da 60 milioni di euro che secondo varie indiscrezioni l'Inter avrebbe fatto del cartellino di Dumfries, secondo me diventa molto meno clamorosa di quanto si possa pensare, anzi diventa quasi credibile se consideriamo che un ultimo fattore decisivo da considerare secondo me, la lista dei club interessati al giocatore. Il mercato si fa anche di questo, la valutazione di mercato si fa anche sui club interessati e la possibilità di spesa di questi club. E quali club si sono mossi su Dumfries? Il Manchester United con Ten Hag che conosce il campionato olandese, quindi conosce bene Dumfries. Manchester United che poco tempo fa ha pagato Wan-Bissaka sulla corsia di destra 55 milioni di euro nello stesso ruolo di Dumfries. Sfido i non appassionati o comunque i non fanatici come me, ecco, a conoscere Wan-Bissaka, perché il rendimento, ecco, non è stato sicuramente all'altezza di questi 55 milioni di euro spesi che comunque lo United ha speso. Il Bayern Monaco si è mosso e il Bayern Monaco, lo sappiamo, se deve fare un colpo costoso lo fa senza pensarci troppo. Per il Chelsea vale lo stesso discorso. Abbiamo visto i 115 milioni spesi per Lukaku e anche il Tottenham ha una disponibilità di spesa piuttosto importante. Tottenham che tra l'altro ha in rosa quell'Emerson Royal che menzionavo prima, che l'Inter aveva valutato prima di andare su Dumfries e che dunque, chi lo sa, magari in un'eventuale operazione di scambio potrebbe essere incluso facendo lievitare ulteriormente il costo del cartellino, come è successo appunto nel caso Joao Cancelo, Danilo di cui parlavo prima. Poi è chiaro purtroppo che la situazione economica dell'Inter non è delle migliori e qualche club potrebbe anche far leva su questo per far scendere i costi del cartellino, però l'Inter, ecco, ha già dimostrato di poter resistere in sede di trattativa, come abbiamo visto con Lukaku, si era partite da 80 milioni come offerta per poi arrivare a 115, oppure anche col caso Skriniar la scorsa estate, dove l'Inter poi, ecco, non ha ceduto di fronte all'offerta del PSG che dall'Inter non veniva considerata all'altezza. Quindi occhio a Dumfries perché potrebbe valere, come dicevo, molto più di quello che molti tifosi dell'Inter credono e quindi magari chissà questa valutazione, questi 68 milioni di euro record di Hakimi, l'esterno più costoso nella storia del calcio, potrebbero non essere in realtà così distanti in caso di aste tra club inglesi e non solo, in caso di possibili scambi. Difficilissimo, ma alla luce del mio ragionamento, chi lo sa. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se siete d'accordo con la mia analisi oppure no. Aspetto ovviamente i vostri commenti, vi aspetto nel club di Passione Inter, vi lascio in descrizione, come dicevo, un altro approfondimento assolutamente da non perdere per chi ci ascolta in podcast, quindi link in descrizione, per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.